Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi faccio vedere come riparare il tetto di un box in plastica comprato all'Euro Merlin tempo fa che si è danneggiato a causa di una grandinata. Buona visione. Ecco, in questo video, come dicevo, faccio vedere come riparare la tettoia di un box in plastica comprato qualche anno fa all'Euro Merlin, dove purtroppo l'anno scorso una violenta grandinata l'ha danneggiato in parte, specialmente nella zona della tettoia del tetto. Avevo già provato a ripararlo l'anno scorso e ha tenuto fino adesso con il silicone, il normale silicone trasparente. Però mi sono accorto che ultimamente si è sfogliato e quindi ha ricominciato a entrare acqua nei giorni in cui piove. Questo per il fatto che il silicone è un materiale differente diciamo dal materiale con cui è fatto il box stesso. Quindi, come dice una pubblicità che si vede in televisione in questi giorni, penso che riguardi il dentista o qualcosa del genere, forse un dentifricio, è meglio aggiustare il materiale guasto con lo stesso materiale di cui è fatto. Quindi, facendo 2 più 2, dato che questo box è fatto di PVC, bisogna usare qualcosa che sia a base di PVC e la cosa più simile che mi è venuta in mente che avevo in casa è il collante a caldo, la normale colla a caldo, gli stick di colla. Quindi prima cosa sistemiamo la zona da riparare in modo che la giuntura sia il più fine possibile, poi prendiamo la pistola collante e mettiamo uno stick nel caricatore. Diciamo che gli stick più diffusi sono quelli trasparenti, però ne esistono anche di colorati. In questo caso ho utilizzato uno stick nero che avevo già inserito nella pistola. Devo dire che seppur sono fatti nello stesso modo mi sembra leggermente più resistente rispetto a quelli trasparenti, ma non ne ho la certezza assoluta. In ogni caso, avendo già quello nella pistola, utilizzerò quello. Ecco, lo andiamo a depositare bene su tutta la parte rotta, la crepa, in modo che aderisca perfettamente. Il problema di tutte queste pistole termiche, ne ho provate diverse, ma sono tutte fatte nello stesso modo, è che hanno una potenza limitata del riscaldatore. Quindi la colla esce sì sciolta, però non come dovrebbe essere, ovvero se si usa per superfici limitate va bene, ma per superfici più estese tende a indurirsi troppo presto rispetto a quello che servirebbe. Però il vantaggio di questi tipi di colla a base di PVC è il fatto che sono reversibili, ovvero nel momento in cui vengono riscaldate ritornano allo stato liquido e questo anche per più volte. Quindi dopo aver finito la deposizione del collante per chiudere tutta la superficie, la riscalderò nuovamente con un altro metodo. Nel mio caso ho a disposizione una pistola termica, quindi userò quella. Però se voi non avete in casa niente di simile, anche un foam può andare bene, messo magari alla massima potenza. Ci vorrà un po' più di tempo, però riuscirete a raggiungere lo stesso obiettivo. Quindi posiziono il riscaldatore nella zona in cui ho depositato il collante e inizio gradualmente a riscaldarlo. Come vedete, dopo poco tempo tutta la colla inizierà nuovamente a sciogliersi e a coprire tutta la superficie circostante, adagiandosi molto bene ed evitando le gobbette che c'erano precedentemente. Questo fa sì che la colla penetri bene in tutte le fessure. Finita questa operazione di riscaldamento, magari la tenete in posizione con una mano per 1-2 minuti e lasciate raffreddare lentamente. A questo punto abbiamo finito e come potete notare la colla è penetrata in tutte le fessure, si è indurita, ha un ottimo livello superficiale di adesione, è penetrata e quindi diciamo con poche mosse abbiamo risolto il problema.
Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.